Allora ragazzi, stasera facciamo una chiacchierata. Voi sapete che io sono sempre stato un grandissimo sostenitore di Garmin e nella fattispecie degli orologi Garmin da triathlon. Quindi diciamo a partire dal 310 XT ho avuto il 910 XT, il 920 XT, il 735 XT, il 945, il 935, il 945 e ora il 955. Ecco, qualche giorno fa ho letto che Garmin ha fatto uscire il nuovo 965. Ora la domanda è questa. Io ho acquistato il 955, se ve lo ricordate c'è un video qui che lo spiega, perché avevo rovinato lo schermo dell'orologio e di conseguenza l'avevo rigato e di conseguenza mi dava fastidio continuare a vedere questo 945 rigato e ho detto vabbè dai, sai cosa c'è, mi compro anche il 955. In realtà sempre nel video racconto un pochino le differenze tra i due e non c'era una grandissimo vantaggio a passare al 955 dal 945. Ora questo 965 mi sono un po' documentato, alla fine tutti dicono che la sostanziale differenza tra il 965 e il 955 è il display. Quindi il 965 ha un display AMOLED con una risoluzione molto maggiore, un display appena più ampio, lo si vede bene se si guarda il quadrante nella scritta in basso si nota un pochino questa cosa. E allora era un po' che volevo fare un video sull'utilità effettiva di questi super orologi che fanno sostanzialmente tutto, ti dicono tutto della tua vita, del tuo battito cardiaco, respirazione, training status, training readiness, tutte queste cose bellissime. Cose che mi hanno sempre affascinato tantissimo e mi hanno sempre super appassionato. Ultimamente però, come dicevo, mi sono un po' interrogato sull'utilità di questi super dispositivi, perché condivido con voi questa riflessione, poi mi direte se siete d'accordo, se non siete d'accordo, scrivetemi assolutamente qua nei commenti cosa ne pensate e capiamo insieme come uscirne da questa cosa. La mia idea è questa. Ora, io ho fatto sport a livello abbastanza alto fino ai 40 anni, poi ho avuto un brutto incidente, mi hanno rotto il femore, mi hanno investito in bicicletta, mi hanno spezzato il collo del femore, 2 operazioni, fermo per un sacco di tempo, insomma gli anni sono passati inevitabilmente come per tutti, per cui insomma le mie performance sono andate un pochettino calando. Mi alleno ancora, lo vedete dai video, insomma lo vedete dai miei profili Garmin, il mio profilo Strava. Manca un pochino forse la motivazione. Detto questo, sono sempre stato uno sportivo, ho sempre avuto questi orologi, ho sempre pensato che questi dati fossero molto interessanti. C'è stato un momento della mia vita da sportivo in cui, all'inizio diciamo della vita da sportivo un po' serio, in cui sono passato dagli allenamenti a sensazione, chiamiamoli così, agli allenamenti seguiti da un personal trainer o un coach. E in questo devo ringraziare Riccardo Marini, vi lascio magari un link, anzi vi lascio sicuramente il link in descrizione del suo sito internet e se avete bisogno di un coach rivolgetevi a lui perché è veramente il massimo. C'è anche un'intervista qui fatta prima del Tuscany Trail dell'anno scorso e niente, io vi consiglio assolutamente di affidarvi a un coach e di affidarvi a un coach come lui perché veramente Riccardo Marini è super.
Quindi dicevo, allenamenti a sensazione e passaggio ad allenamenti seguiti da un coach. Differenza abissale, cambio epocale. Il coach ha bisogno di alcuni dati, quindi sicuramente la frequenza cardiaca per allenarsi è super utile. Se non hai un sensore di potenza devi allenarti con la frequenza cardiaca, quindi sicuramente ci vuole almeno la frequenza cardiaca, la distanza, insomma le solite funzioni dei GPS sportivi. Detto questo, una volta che ho la frequenza cardiaca, se ho un sensore di potenza, la potenza, la distanza e di conseguenza tramite un banalissimo cronometro ho la velocità istantanea, velocità media e tutte le statistiche che si possono fare con questi dati, onestamente mi sono veramente reso conto che, soprattutto se seguiti da un personal trainer, da un coach, tutto il resto è il nulla. Sono informazioni bellissime, grafici fantastici da andare a vedere, da capire, tutto quanto, ma quali di queste informazioni davvero ci servono? Quali di queste informazioni sono utili? Il numero di... Per chi si allena, attenzione, per chi si allena forse in modo super professionale possono avere senso, ma non credo neanche, perché quando ti alleni in modo super professionale hai un team di preparatori, hai un team di coach, quindi probabilmente neanche quelle ti servono. A sensazione senti perfettamente quante bracciate hai fatto in una vasca e non è quello che ti serve. Quindi forse, questa è la mia riflessione, oggi il 965 forse non lo comprerò e forse mi butterò su un orologio di entry level che abbia la frequenza cardiaca, il GPS e poco altro. Queste sono un po' le mie riflessioni di oggi. Servono tutte quelle informazioni? Serve avere un orologio così complesso quando ci si allena con un personal trainer, un coach che alla fine ti indica tutte le informazioni che ti servono, tutte le informazioni di allenamento, le ripetute, la soglia, insomma, non lo so. E soprattutto Garmin, che io adoro, ho sempre adorato, perché far uscire un altro orologio a distanza di un anno e mezzo, non lo so neanche quanto tempo è passato dall'uscita del 955, perché farne uscire un altro semplicemente aggiornando il display? Perché non implementare eventualmente nuove funzionalità anche sul vecchio orologio e anche sui vecchi orologi? Parliamo tanto di economia green, parliamo tanto di riciclare, parliamo tanto di verde, di non inquinare e alla fine io per primo sono sempre alla rincorsa di queste ultime versioni, di questo ultimo modello per niente, perché poi alla fine davvero cambia veramente talmente poco. Le innovazioni reali dai primi modelli che avevo a queste sono sì, la navigazione cartografica, smart notification e poco altro, quindi non lo so. Vi prego davvero di dirmi nei commenti che cosa ne pensate. Apriamo una discussione su questa cosa perché ci tengo. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, mi serve tantissimo, a voi non costa niente, mettete un bel pollicione in su sempre se vi è piaciuto il video e condividetelo. Grazie mille e alla prossima. Ciao!